Con l'e-bike si può andare e sono andato praticamente dappertutto e oggi sono in laguna. Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Sì, quello che più mi affascina della mia e-bike è che mi porta veramente dappertutto. Posso affrontare semplici strade asfaltate in centro città oppure sterrate in collina, montagna o al lago e oggi in laguna. Sono a Porto Caleri all'interno del Parco Regionale Veneto del Delta del Po. Per questo semplice giro, adatto veramente a tutti, percorribili anche con una normalissima bicicletta muscolare, parto da qui, dal centro di Rosolina Mare, dove si può parcheggiare l'auto vicino all'ufficio turistico. Questa sorta di penisola, la laguna litoranea di Rosolina Mare, Porto Caleri, è una sottile striscia di dune sabbiose tra la foce del fiume Adige ed il Po. Rosolina Mare è anche detta Rosa Pineta e in effetti questa famosa località turistica è resa particolare proprio dalla sua pineta. Potremmo anche seguire dei sentieri interni nella fitta pineta per raggiungere l'oasi naturalistica di Porto Caleri, ma sono veramente tanti anni che non torno qui e non vorrei perdermi. Questa pineta è opera di un importante intervento di rimboscamento del 1939, dopo che l'antica area boschiva che ricopriva dall'antichità in gran parte tutto il Polesine, con lo sviluppo delle attività agricole e il sempre maggiore insediamento urbano, era ormai ridotta veramente a pochi ettari. Ed eccoci a Porto Caleri. Qui un tempo c'era solo un grande parcheggio, si lasciava l'auto e poi a piedi con ombrellone e spiaggina si andava fino al mare, che non è proprio vicino. Qui ora c'è l'entrata del Giardino Botanico di Porto Caleri, che interessa una superficie di circa 44 ettari. Oggi invece l'oasi naturale e il giardino botanico di Rosolina Mare è uno dei posti più incontaminati e meravigliosi d'Italia. A dire la verità, questo è un posto che quando ero piccolo odiavo e dopo vi spiego il perché. È un posto stupendo, qui si ha veramente la sensazione di essere in un ambiente incontaminato. Questa area centrale, questa zona, è una delle cosiddette depressioni umide, cioè sono degli avvallamenti tra le dune che sono veramente distanti ormai dal mare e risentono molto meno dell'azione del vento e quindi anche di tutto il materiale trasportato dal vento. L'acqua piovana in queste zone, dilavando il calcare, crea addirittura dei fenomeni erosivi che tendono anche ad approfondirsi fino a giungere alla falda freatica, all'acqua del sottosuolo. Perciò, soprattutto nei periodi primaverili e autunnali, l'acqua dolce viene trattenuta lasciando un terreno e una zona molto ma molto umida e anche la vegetazione è tipica delle paludi. Tartarughe di palude, bisce d'acqua, rane e numerosissimi uccelli acquatici. Ci sono tantissimi sentieri che la maggior parte ovviamente portano al mare e sono tutti da scoprire.
Questo, vi ricordo, è un giardino botanico e quindi vi consiglio la visita con una guida del parco per apprezzare meglio questo incredibile habitat. Perché quando ero piccolo odiavo questo posto? Beh, all'epoca non c'era tutta questa attenzione e salvaguardia dell'ambiente, si veniva solo per andare nella spiaggia libera. E quasi ogni ora mio padre mandava me o i miei fratelli fino in fondo al parcheggio, avanti e indietro, per controllare che l'auto fosse tutto a posto. Vi garantisco che con il caldo e l'afa di luglio o agosto, attraversare tutta questa zona senza un filo d'aria era un inferno. Ho lasciato quindi passare un po' d'anni prima di ritrovare la voglia di tornarci e oggi devo dire che ne è valsa veramente la pena. Bene, ed eccomi arrivato al punto di partenza Rosolina Mare, da dove sono partito. Ho fatto circa una ventina di chilometri tenendo conto di tutti i giretti che ho fatto all'interno del parco. Da qui ci sono altri sentieri molto belli che portano alla foce dell'Adige oppure alle valli. Bene, per questa settimana è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivermi e a commentare e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale.